Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o solo per i più esperti anche luna e venere nel leone per quelle questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà per te il mese di dicembre 2025. Lo facciamo seguendo sempre i transiti principali che ci sono in questo mese per te, come influenzeranno la tua missione, il tuo percorso, applicandolo ai tarocchi, ok? I transiti che ci sono ti dico già che porteranno a te, ti chiederanno presenza, centratura, leadership del cuore. Per esempio abbiamo la luna piena in gemelli del 5 che accenderà proprio la tua mente, accende le idee e anche le reti sociali. Questo significa per te illuminare le tue intenzioni, capire cosa, dove vuoi davvero brillare e con chi. Abbiamo il sole in Sagittario, quindi questo ti darà molto entusiasmo, molta creatività e anche delle visioni più grandi di te stessa o di te stesso. Cioè ti sentirai proprio viva, vivo, va bene? Ispirata, trainante, no? E nel tuo elemento quasi direi. Poi quando Marte andrà in Capricorno, perché prima è in Sagittario poi passerà in Capricorno, tutto quello che tu sognavi va messo a terra, cioè va organizzato, reso concreto. Cioè questo è un cielo che dice adesso guida tu, ma con disciplina, va bene? C'è un mese dove il tuo cuore vedo che farà un salto, ok? Avrai più coraggio nel fare le scelte, avrai più verità nelle relazioni, avrai più potere personale nelle decisioni pratiche. Cioè, questo è un dicembre che ti vuole lucida, lucido, nobile e pronta a rinascere. E adesso vediamo questi transiti come li andiamo ad applicare. Andiamo a vedere cosa ci diranno i tarocchi con la potenza di questi transiti, ok? Allora, facciamo inizialmente una lettura a 6 carte dove andiamo a vedere tutto, una lettura diversa dal solito, più incisiva, ok? Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere chiarezza, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta sukhi kontu. Allora, partiamo dalla prima carta dove vediamo il tema del mese, cioè cosa deve realizzare a dicembre la tua anima. Vediamo. Poi, quali sono gli spiriti che ti aiutano al tuo fianco, che si palesano sia sotto forma di spiriti veri e propri, no? Le presenze che senti, il tuo spirito guida, e poi le influenze esterne che sono sempre mandate dai tuoi spiriti, ok? Vediamo. Terza carta, andiamo a vedere quale sarà la trasformazione interiore, vediamo quali ombre si trasformano in nodi karmici in questo mese. Poi andiamo a vedere che cos'è che può fiorire in questo mese nel lavoro, nell'economia, nelle relazioni, qual è quindi il dono del mese. Poi andiamo a vedere, la quinta carta sarà il sentiero pratico, cioè quale deve essere la tua postura energetica, come ti devi rapportare a quello che arriva per realizzare la tua missione in questo mese. E poi, infine, mettiamo l'esito del mese, il frutto visibile. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà a dicembre? Allora, vediamo qual è il tema del mese. Re di denari. Allora, guarda, la tua anima vuole farti diventare la versione più autorevole di te stessa o di te stesso. Perché il re di denari qua è l'archetipo della solidità, della maturità, della calma potente, no? Cioè, come se la tua anima ti dicesse basta oscillazioni, basta dipendere dall'approvazione degli altri, adesso costruisci tu la tua vita, mattone dopo mattone, con rispetto per te stessa. Cioè questo mese ti porta a mettere ordine nelle questioni materiali, soldi, lavoro, progetti, casa, relazioni che richiedono stabilità.
Ma io ti dico, questo è un re di denari, quindi la tua anima ti porta a fare una cosa fondamentale, riconoscere il tuo valore senza più svenderti. Cioè questa è una carta che ti rende adulto, nel senso più bello del termine, ti rende responsabile, ti rende sicura, ti rende generosa, generoso, però con i piedi ben piantati a terra, proprio come il re di denari. Ok? E vediamo quali sono gli spiriti al tuo fianco. Wow! Asci picchiolina, asso di denari, un dono puro, nuovo inizio concreto che arriva nella tua vita come un seme prezioso, direttamente dallo spirito. Eccolo, che esce dalla nuvola, no? Allora, dall'esterno arriva questa cosa, che ti dice sei pronta, sei pronto, ti sto aprendo una porta. Questo può essere un lavoro nuovo, un progetto che prende forma, un'opportunità economica, un incontro che porta stabilità, una proposta, oppure una base sicura da cui ripartire, sai? Ma sotto sotto, più profondamente, questa è la nuova terra dentro di te, perché l'anima sta così. Quindi è quel sentirti capace, quel sentirti più centrata o centrato che mai, il sentirti sostenuta da un qualcosa di invisibile, ma fortissimo, no? E quindi io ti dico che l'amante mistico qua per te, lo spirito guida, è molto presente con questa carta, perché nel regno invisibile che si manifesta nella realtà sotto forma anche di una persona che ti dà questa opportunità. Cioè, l'amante mistico con questa carta ti dà il via libera, è una benedizione, ti dice sì, vai. Con questa opportunità che arriva rispetto a quello che ti ho detto prima, ok? E vediamo quali sono adesso le ombre che vengono trasmutate, il nodo karmico che si scioglie, la trasmutazione interiore qual è? Ah, le illusioni, 7 di coppe. Allora, qua c'è il lavoro vero, ti spiego. Questo mese ti farà vedere tutte le illusioni che ancora ti porti dietro. Cioè, quali sono queste illusioni? Le aspettative troppo alte che hai rispetto a delle circostanze che magari non sono tue. Ti fa vedere tutte le persone che idealizzi. Ti fa vedere i sogni che non sono radicati veramente nel tuo profondo, no? Cioè, l'anima vuole impedirti ormai di perderti, vuole che radicalizzi, ok? Ti farà vedere anche le scelte che hai fatto che potresti fare per bisogno e non per la verità del cuore, ok? Il 7 di coppe ti dice scegli ciò che è reale per te. Smetti di disperdere energia in mille direzioni. D'altronde, se l'anima vuole realizzare questa concretezza, deve smettere di perdersi nelle energie, nelle illusioni, no? Quindi questa è una trasformazione emotiva molto profonda, quasi catartica, no? Cioè ti togli da dentro i forze, butti via i castelli di sabbia, smetti di rincorrere chi non ti vede in tutti gli ambiti della tua vita, ma fondamentalmente lasci proprio andare i desideri che non ti appartengono più, che erano magari indotti da una, un sistema. Ah, voglio diventare quello perché così faccio successo. No, no, la verità radicata. Cioè, questa è una carta che ti pulisce l'anima fondamentalmente. Io vedo che sarai più lucida, più lucido, più sobrio emotivamente, più centrata su ciò che conta davvero, mi spiego? E vediamo qual è il dono. Qual è il dono? A ci picchia la sensibilità, l'intuizione, la luna c'è qua. Questo è un portale. Allora, durante la luna piena avrai delle grandi rivelazioni su questo, che è il 5, in gemelli. La tua sensibilità diventa la guida. La tua sensibilità diventa la guida e la tua intuizione diventa la bussola. La luna ti porta proprio nel regno dell'immaginale, no? Come ci insegna James Hillman, padre della psicologia archetipica, che portiamo avanti noi con lo yoga sciamanico. La luna ti fa vedere ciò che non si vede, d'accordo? Ti fa percepire le vibrazioni, ti rende più profondo, o più profonda, più empatica, più, come dire, più sciamanica nel vivere le situazioni. Quindi io ti dico,
avrai sogni potentissimi in questo mese, intuizioni improvvise, segnali simbolici ovunque che ti riportano a quello che devi radicare, che devi costruire. Cioè è come se lo spirito ti parlasse, o meglio, lo spirito ci parla in continuazione attraverso simboli, immagini, sogni, però noi non lo vediamo. Quindi è come se apri tutti questi canali, ok? Quindi avrai anche una sorta di chiaroveggenza, mi arriva, naturale, che cresce. E avrai un rapporto fortissimo con lo spirito, perché questo è il dono, ok? La luna ti insegnerà a fidarti del tuo istinto e non della tua mente analitica. Quindi il tuo potere questo mese è tutto nella tua visione sottile. Ok? E vediamo che cosa devi fare praticamente per convogliare tutto questo. Ah, il 7 di spade, strategia elegante. Strategia elegante. Allora, dicembre ti chiede di agire con astuzia, senza fretta, senza fretta, senza fretta, senza esporre troppo i tuoi progetti, va bene? Perché sarai tutta con questo potere sottile, ok, da cui poi nasce questo, no? Quindi non esporre i tuoi progetti, non fare le cose con fretta. Quindi la postura energetica del mese per conseguire il successo è: proteggi ciò che stai creando, non dare tutto neppure a tutti. Quindi è un momento in cui devi essere selettiva, devi usare la testa con discernimento, devi evitare sprechi di energia. Ti dico anche questo, dovrai dire qualche no a qualcuno e soprattutto dovrai muoverti con classe e riservatezza, ma questo tu lo sai fare benissimo. Quindi questo non è il mese per gli slanci impulsivi, no, ma per la raffinatezza mentale. Cioè come se lo spirito ti dicesse: gioca bene le tue carte, le opportunità ci sono, guarda come sono grosse, ma vanno curate con attenzione, ok? Allora, vediamo qual è l'esito del mese. Ah, l'appeso. Qua ti fanno il lavaggio proprio della coscienza, perché l'anima incalza con questo volerti prospero. Riguardatevi il video Abbondanza proibita che trovate nell'arte del vivere, ragazze mie, questo mese più volte. Allora, dicembre si chiude con una svolta di coscienza. Dicembre si chiude non con un evento esterno, no, perché dicembre si chiude con la necessità di... Scusa un attimo, scusatemi, ho chiamato, mo dove stavamo? Stavamo parlando dell'appeso, no? E ti stavo dicendo che dicembre si chiude con un evento, non è un evento esterno, è un evento interno. Allora, l'appeso ti dice che tu cambierai prospettiva, perché l'anima incalza che vuole realizzare questo, ma soprattutto comprenderai qualcosa che prima ti sfuggiva. Ok? Per raggiungere questa concretezza, guarda che ti sto dicendo, salvati il video come lo so che tantissimi di voi fate, così seguite bene il sentiero. A fine dicembre tu comprenderai qualcosa che prima ti sfuggiva per realizzare questa prosperità. Lascerai andare anche un vecchio modo di vedere te stessa o te stesso, cioè è la resa attiva. Come ci insegniamo sempre con la pratica e lo yoga sciamanico e la psicologia immaginale, il modo per realizzare le cose non è rincorrerle, perché le allontani, è la resa attiva. Deleghi allo spirito, resa attiva. Cosa che andremo proprio a essere incisive con le masterclass quando iniziamo, cioè saranno proprio rivoluzionarie. Cioè smetti di lottare contro la vita e inizi a fluire. Wow! Questa è una carta mistica, iniziatica, che parla di sacrificio dell'ego. Ah, finalmente. Cioè, l'ego non ti fa realizzare i sogni. L'ego ti fa affannare per distruggerti. È la resa attiva che te li fa realizzare. Questa carta parla di illuminazione. Quindi dicembre non ti porta un risultato materiale ancora, no, immediato, no. Ti dà la visione su quello che vai a realizzare, che è fondamentale avere la visione.
Quindi è proprio questo che ti prepara a un gennaio potentissimo, guarda qua, ok? Cioè, è una lettura stupenda, spirituale, lucida, matura, entri proprio a dicembre con la volontà di costruire e ne uscirai con una nuova visione del tuo cammino. Siccome l'appeso a livello cronologico è la carta dei pesci, va bene? Quindi fine febbraio-marzo. Tutta questa cosa grossa e importante la vedo materializzata lì. Sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Manifestazione istantanea. Ritiro quello che ho detto. No, scherzo. Allora, anima e mente che lavorano insieme creano un sogno nel cuore. Non hai nulla da perdere, porti con te il sogno, la tua intenzione è pura, sii pronto a ricevere. Allora, le cose con questa carta mi confermano che le cose grosse, cioè scusami, mi confermano le manifestazioni di questo mese potenti per te, astuzia, strategia, sentire, ok? Siccome sarai talmente vicina allo spirito, all'amante mistico, lo senti proprio ovunque, non avrai alcun dubbio della realizzazione dei tuoi piani. Mi spiego? Manifestazione istantanea relativa alle opportunità che ti arrivano in questo mese, che si concretizzano forte, credo intorno a fine febbraio. Va bene? Mm. Sì, perché stai mettendo concretezza qua, radici. Vediamo cos'altro ti dicono. Osserva la bellezza, wow. Quando insisti nel pensare che il mondo sia ostile e che gli altri siano i tuoi nemici, non sorprenderti se poi è davvero così. Per fortuna le profezie che si autoavverano funzionano in entrambi i modi. Allora, questo è un invito a guardare la bellezza in questo mese, a non pensare che il mondo sia ostile, che le persone intorno a te siano ostili, perché l'ostilità è un prodotto della tua proiezione, va bene? Osserva la bellezza anche in coloro che ti sono ostili. Come si fa? Osserva la bellezza dell'anima che si incarna in una persona anche se ti è ostile. Perché alleggerendoti anche da questi pesi, ti alleggerisce anche dalla realizzazione di questi tuoi obiettivi grossi. Non sprechi energia a vedere l'ostilità intorno a te, la sprechi piuttosto non la sprechi, la utilizzi nel vedere la bellezza. Ci sarà molta bellezza intorno a te in questi giorni di dicembre. Cos'altro? Lo spirito dell'amore. Ah, e qua ci sta aprendo la strada alla stesa che facciamo dopo sull'amore. Allora, qua dice: non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. E questo è il preludio della prossima lettura che faremo. Non devi cambiare per nessuno, la tua essenza è perfetta. Non cercare il vero amore, perché è lui che ti trova quando rimani fedele a te stessa o te stesso. Ok? Vediamo cosa ci dicono gli archetipi. Damigella, ci saranno delle persone. Allora, comprendere la naturalezza del romanticismo sano ti ispira a confidare in te stessa, in te stesso. Ci saranno delle persone che ti ispireranno a confidare in te stesso e in te stesso in questo mese. D'altronde i lassi denari qua in questa posizione già me lo indicavano. Perché la fede in chi sei e quello che sei genera la prosperità. Ok. Qua di nuovo dice romanticismo sano ti ispira a confidare in te stessa e in te stesso. Mi stanno rimandando la stesa che andremo a fare sull'amore, no? Per sperimentare l'amore vero devi fidarti di quello che sei, non devi avere vergogna, non devi avere limiti nel tuo essere.
Le tue fragilità sono i tuoi più potenti alleati, d'accordo? Mi stanno spingendo sulla stesa sull'amore, queste ce le lasciamo quando andiamo a fare la lettura sull'amore. Mettiamone un'altra adesso. La porta del sole, questa è la tua carta. Questo è il mese in cui tu concretizzi i tuoi sogni. Le cose più grosse le vedrai appena entri nell'anno 2026, ma questo è il mese che concretizzi i tuoi sogni. La porta del sole ha a che fare con il sole dell'imperatore, scusami, con l'imperatore e con il sole dei tarocchi, che è la tua carta. Va bene? Quindi sii te stessa o te stesso in tutti gli aspetti, perché me la vinci, va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere l'amore, visto che mi hanno battuto forte su questa cosa. Andiamo subito. Allora, sono curiosissima di vedere che cosa accade nell'amore, visto che mi hanno messo due carte potenti su quello. Allora, che l'amore non è solo l'amore romantico, no? Ci siamo arrivati dopo tanti anni di lavoro su di sé. L'amore è il darsi, l'amore è l'offrirsi, l'amore è il sacrum facere. Quindi l'amore è tutto, è la storia di psiche e amore. Questo è amore, cioè psiche deve affrontare, che è psiche, che significa anima in greco, deve affrontare tutte le prove del karma dandosi con fede senza più accendere il lume della ragione e realizzare la sua prosperità su tutti i livelli. Quindi ti stavo dicendo, per realizzare la prosperità su tutti i livelli, che sia prosperità di affetti, prosperità di denaro, prosperità di salute, prosperità di idee, devi darti a ciò che senti. Avevamo la luna come dono nella stessa precedente. Ok. Vediamo nell'amore invece romantico, comunque sia nell'amore. Per te, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone in questo mese? Poi hai Venere a favore anche in Sagittario, poi passa in Capricorno e consolida quello che si è espanso a livello d'amore con Venere in Sagittario, no? Vediamo, allora, cosa accade nell'amore per te? Dicembre. Cavaliere di spade, comunicazioni, un po' di tensione forse, wow! Asso di bastoni e il 9 di bastoni. Allora, ti dico subito, chiaramente vedo qualcuno che si muove in fretta, intenzione diretta, quasi tagliente, no? E tu come se ti ritirassi un attimo, cioè ti irrigidisci un po', osservi, stai cercando di sentire se puoi fidarti. Cioè, qua il cavaliere di spade è l'archetipo di chi arriva di colpo, boom! Qua una persona entra con parole chiare, gesti veloci, un intento deciso. Cioè, questa non è una presenza leggera, c'è una persona che vuole dire la sua, vuole farsi sentire. Può essere qualcuno che torna, o qualcuno che irrompe, o qualcuno che chiarisce. E questo asso di bastoni è proprio il fuoco di questa persona, una scintilla. Qua è reciproca comunque la scintilla, sta in mezzo alle due carte, quindi è reciproca. Qua vedo che c'è proprio questa attrazione, una chiamata, nuova passione, ma c'è anche qualcosa di improvviso però, perché è improvviso che può un attimo destabilizzare, no? E qua mi dice che tu dici questo, cioè, ok, da noi si dice bello bello, cioè piano piano. Qua tu dici, ok, vai piano, fammi capire chi sei, non voglio farmi travolgere. Cioè, nella stessa precedente abbiamo visto che tu sei in una fase di costruzione interiore, quindi puoi avere un po' paura di aprirti troppo qua o troppo presto, potresti temere un po' le illusioni oppure le invasioni di spazio, mi spiego? Anche potresti un po' temere i ritorni dal passato che non sai se accettare, ok? Cioè, questa combinazione ti dice qualcuno ti cerca e ti cerca sul serio, la passione si accende, ma tu metti dei confini perché non vuoi perdere la stabilità che stai costruendo dentro. Non è negativo questo, cioè è un discernimento, è la tua maturità, è una protezione del tuo fuoco sacro, mi spiego? Fammi vedere l'energia di questa persona, ecco perché dicevano qua, attenta, allarme rosso, storia d'amore sana, rispetta te stessa, non cercare vero amore, ok, basta che sei fedele a te stesso e l'amore arriva, ok. Vediamo chi è questa persona.
Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? All'eremita, può essere un ritorno qua, per alcuni, Il matto, eh sì, ma mo vi dico, accipicchia. Allora, per molti di voi è un ritorno netto. Perché vi dico questo? Perché è una persona che ti ha pensato tanto, una persona che ha lavorato su se stessa, si lancia, cioè si lancia, ha il coraggio, ha trovato il coraggio di recuperare il rapporto con tutti i sacri crismi, come diceva mia nonna. Quindi per molti di voi è una persona che arriva a bomba, tu non te l'aspetti e quasi sei scioccata dall'intento di questa persona. Peraltro è una persona completamente nuova, ma è una persona che è stata molto isolata, è stata da sola con se stessa, non ha avuto rapporti, non ha avuto relazioni e con te si accende un fuoco inarrestabile e lotterà con tutto se stesso per averti. Sembra un colossal. Sembra un colossal. Accipicchia. Vediamo un po' che succede alla fine. Che succede alla fine in amore per te? Il sole. Il diavolone, madonna. Il paggio di coppe. O sì o sì. Allora, per le ragazze single, qua nasce un'amicizia particolare. Il sole è anche l'amicizia, no? È un'amicizia di passione sessuale, sensuale, che sarà coronata da sentimento, va bene? Quindi o la va o la spacca, nel senso, qua io vedo gioia, passione sensuale, corteggiamento. Che sia una persona nuova, che sia una persona che già conosci, vedo un dicembre di fuoco, dove non accenderai i termosifoni e nemmeno il camino, ti autoproduci calore. Accipicchia, quanti arcani maggiori in questa stesa, eh? Ecco perché mi ha detto lo spirito dell'amore. È una persona che non si arrende davanti a niente. E io vedo corteggiamento, io vedo che poi ti lasci andare qua, eh? Cioè anche un po' di resistenza all'inizio, poi boom, perché è una persona che ci dà, ci dà, ci dà, e dagli, e dagli, e dagli. Sì, viene con una bellissima energia nei tuoi confronti, bella, 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 bella con questo sole, pieno di allegria, pieno di entusiasmo, con una grande passione ardente, con un grande desiderio, sensualità e anche questo spirito giovane dell'amore adolescente, dell'amore leggero che può avere del potenziale importante, no? Il paggio di coppia è un paggio che ti corteggia, scrive parole d'amore, dolce, però allo stesso tempo è animato da un grande fuoco interiore. Sì, ragazzi miei ragazzi, è un dicembre di fuoco. Dicembre di fuoco, sì. Voglio vedere un'altra cosa su questo paggio di coppe. E questo è imminente, già dai primi giorni del mese. 8 di spade, ti sentirai probabilmente un po' intrappolata da questo fare di questa persona, inizialmente. Un po', "Oh, adesso che faccio?" Intanto ci prova, ci prova, ci prova questa persona, vedi che vuole tutto. Ancora? Che cosa viene dopo il paggio di coppe? La regina di coppe, guarda, allora ti dico una cosa, nonostante la tua mente possa dirti, oddio, adesso che faccio? Questo è adesso che faccio. La regina di coppe è come se tu aspettassi, ok, di vedere cosa accade, te la godi e aspetti di vedere cosa accade senza fare forzatura. Va bene? Perché è una persona molto empatica anche questa. E vediamo cosa ti dirà questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti sto manifestando e l'abbiamo capito. Vuole manifestare assolutamente con te questo amore, questo. Ti sto manifestando un po' come se fosse uscito il mago, no?
Sei la mia primavera, cioè vuole tutto. Allora, se è una persona che già conosci, non sarà più quella di prima, perché c'è il matto qua con l'eremita. Che vuol dire? Con sei la mia primavera è proprio il nuovo inizio. Quindi ex novo tutto, tutto ex novo. Tant'è che ti spaventerai un po', dice, adesso, ok, se la primavera è il nuovo inizio, cos'altro? Sono uno stupido, per coloro le quali è una persona invece che torna, ammette i suoi errori dopo un periodo di grande introspezione. Va bene, grande introspezione e soprattutto di solitudine. Quindi chi ha imparato a stare con se stesso riesce a darsi bene all'altro. Ok. Vediamo adesso cosa ci dicono questi altri tarocchi, questi altri oracoli. La tribù, e questo è l'incontro. È tempo di andare, è un nuovo inizio. Spingersi al limite, questa è una persona che farà di tutto per te, ok? E questo è tempo di andare. E soprattutto relativo per esempio a circostanze nuove che ti arrivano, va bene? Nuove. E qualcuno che farà un gesto, boom, va bene? Vediamo adesso cosa ti dirà il drago immaginale, da cui estrapoleremo anche il rituale della buona riuscita. Urano, mamma quanto mi piace questa carta, mi parla di rivoluzioni, Rivoluzioni, mi piace tantissimo questa carta, te la leggo perché non voglio perdere nemmeno una goccia di questa bellezza di questa carta. Allora, 30. Allora, sono puro cielo, puro istinto, sono Tengri, il dio del cielo blu degli sciamani, sono l'etere. Ricordo, preservo, mantengo, trasmetto. E se sai sentirmi puoi perfino fermare i venti del karma, perché puoi ricordare cosa sta per accadere e anticiparlo, ma devi essere in contatto con me. Tutto ciò che vi accade, ragazzi miei ragazzi, questo ve lo dico sempre, è sempre la stessa cosa. Cioè, finché non sciogliamo paure, resistenze e attaccamenti sin dalla notte dei tempi, cioè non c'è niente di nuovo. Il goal dove sta? Ricordare cosa sta per accadere, perché è già accaduto in tutte le altre vite. Ora, il responso del drago. Urano rappresenta l'etere, il quinto elemento, la kasha in sanscrito. La kasha è riconosciuto essere il campo sul quale si registrano i ricordi, una sorta di immenso registro delle memorie individuali, ancestrali e planetarie. In presenza di questa carta è necessario che tu ricordi qualcosa che sapevi e che hai dimenticato. Va bene? Ora ti dico il rituale della buona riuscita. Descrivi per iscritto l'immagine di te stesso tra 10 anni. Come sarai? Cosa farai? Dove sarai? Con chi sarai? Quindi fai 10 respiri leggermente più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo. Di seguito elenca per iscritto tutte le abilità che ti servono per realizzare la tua visione. Visualizza queste abilità come fossero degli spiriti, degli dei, delle dee. Nel caso tu possa rintracciare nella memoria familiare l'immagine di qualche antenato che aveva le abilità di cui tu hai bisogno, ricordalo. Crea un ponte fra te e l'immagine che hai evocato attraverso la ripetizione mentale del mantra Oratun. Ripeti il mantra almeno per 9 volte in sincronia con la respirazione spontanea. Ora lo ripeti inalando e tun esalando, cioè ora tun, ora tun, ora tun. Questo è un mantra potentissimo. Molti di voi con i quali ho fatto già i rituali personali sciamanici sapete quanto vi faccio imparare a memoria bene, pronunciare bene questo mantra perché è il mantra della manifestazione. Ok. Oratun è considerato il mantra ponte, esso unisce l'invisibile al visibile, l'inconscio al conscio, il potenziale alla sua manifestazione. Di seguito ogni notte per 21 notti consecutive ripeti il mantra Oratun almeno 9 volte prima di addormentarti, quando sei già coricato nel letto, unendoti nel tuo respiro allo spirito delle abilità che devi sviluppare. Questo ti aiuterà a ricordare quei talenti, a risvegliare quelle doti che ti permetteranno di realizzare la visione di te stesso che ti sei iscritto.
cioè le devi solo ricordare, le ricordi unendo visibile e invisibile. Ora, tun, va bene? Per realizzare i tuoi obiettivi. Ok, ragazze mie ragazzi, questo è il rito per ricordare quelle doti, quelle capacità e quei talenti che tu vuoi realizzare. Fra 10 anni ti vedi come ti vedi, ok? Quelle sono doti, capacità e talenti che tu già hai. Quando tu le esprimi, tu le ricordi che già le hai avute nelle altre vite. Per realizzare la tua missione in questo mese e degli obiettivi importanti che hai, fare questo ti darà uno slancio pazzesco. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie, ragazzi, è bellissimo. Io concludo qui. Mi raccomando, praticate, ragazze mie, unite questa pratica alla pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto all'info box. E nulla, detto questo, ti abbraccio forte forte. Noi ci sentiamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.